Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima parte di luglio. Grazie. Bilancia, abbiamo la carta dell'eremita, periodo di introspezione, periodi di riesame, magari emotivo, magari esperienziale. È una carta comunque quella dell'eremita che parla di un periodo di isolamento, può essere voluto, nel senso che siete voi che ricercate la solitudine, o può essere che vi sentiate soli, anche se magari siete all'interno di una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e se non sapete come unire questi oroscopi potete ascoltare la guida che ho pubblicato e di cui trovate il link sotto nella descrizione. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email e link a video che potrebbero interessarvi. Allora ragazzi, partiamo con un cavaliere di pentacoli al contrario, il papa, un 8 di spade, un cavaliere di coppe, un 2 di bastoni, abbiamo un re di spade, un 3 di coppe e il giudizio. Ragazzi, qui devo dire che avendo il Papa in questa posizione, ho come la sensazione che ci sia un legame proprio all'interno del quale voi vi sentite soli. Perché quando c'è la carta del Papa al contrario, può essere un rapporto non ufficiale o può essere un rapporto ufficiale che sta giungendo al termine, normalmente è la rottura di un contratto. Può anche essere un divorzio, se è quello che volete, che state aspettando, nella prima parte di luglio, ragazzi, arriva. Perlomeno arriva la separazione, diciamo così. Sì, le cose sono un po' ferme comunque con questo cavaliere di pentacoli, soprattutto se rappresenta una persona, diciamo che non... è un po' come se non facesse movimenti. E con l'otto di spade devo dire che siete un po' lì fermi, statici in questa anche un po' tristezza, ragazzi, con l'eremita e l'otto di spade. L'otto di spade è sempre una carta che parla di qualcuno che sta male. Qua in questa foto è bello perché fa vedere una mamma che si prende cura del figlio. È qualcuno che sta male, una persona che vede più negativo di quello che è una persona che nega l'evidenza dei fatti, che si preoccupa troppo, che ha tendenze vittimistiche, che ha tendenze depressive. Quindi io ho come la sensazione, sì, che abbiate bisogno di coccole, mi viene da dire. Abbiate bisogno di essere un po' sostenuti, un po' rincuorati, un po' guidati. E tenete presente che avete anche il cavaliere di coppe in centro lettura, quindi qui è come se non vi sentiste soli, come se nessuno arrivasse in aiuto. Andiamo a vedere poi queste carte direttamente con i mini tarocchi. Adesso io voglio ripartire da qui. Vediamo chi o cos'è questo cavaliere di denari. Abbiamo un 6 di spade, e un 10 di spade. È come se ci fosse la necessità di allontanarsi da un passato, però non si riesce ancora del tutto a chiudere, o perlomeno fino ad adesso non si è chiuso. Ragazzi, può anche essere che qualcuno si senta sottovalutato, non riconosciuto nell'ambiente familiare dov'è, o nell'ambiente di coppia dov'è, cioè nella relazione in cui si è, diciamo così.
che sia familiare, romantico, di amicizia, è una relazione. Adesso andiamo a vedere il Papa, perché qui è come se qualche cosa si incrinasse. Allora, abbiamo un 2 di coppe, e quindi potrebbe fortemente essere una relazione di tipo romantico. Abbiamo un fante di denari, un 3 di coppe, amanti e giudizio, no, ne ho un'altra, e 8 di spade nuovamente. Ragazzi, qui è come se prendeste, o prendete consapevolezza che il compromesso, la relazione a due, ha un ospite, è come se ci fosse una persona in più. Non è detto che sia un amante, può anche essere, vi faccio un'ipotesi, un nonno, un parente molto ficcanaso che semplicemente mette il becco nei fatti vostri e rompe l'equilibrio della coppia, ok? Vi dico, con il 3 di coppe normalmente sì che può essere una terza persona a livello romantico, ma non necessariamente. Ognuno di voi poi lo applica alla realtà che sta vivendo. Vi dico, è una questione qui anche di amor proprio e anche qui avevate il giudizio ed è una questione karmica. Normalmente quando ci sono queste due carte è perché c'è come l'eremita è un numero 9, è un'iniziazione, è come se fosse la vostra prova, il momento della vostra prova, il momento per lavorare l'amore per voi stessi, per fare le giuste scelte, per uscire da questa sorta di incastro mentale che state vivendo. Andiamo a vedere l'otto di spade. Eremita un'altra volta, ragazzi. Diavolo e 10 di pentacoli. Sì, ripeto, io ho come la sensazione che qualcuno qua abbia bisogno di essere sostenuto, ma in realtà si senta solo. Tenete presente che avete il diavolo è una carta di condizionamenti, è una carta di schiavitù volontaria, perché? Perché avete l'otto di spade, siete voi che non vedete strade alternative, in realtà l'otto di spade è una carta che vi dice che state vedendo più nero di quello che in realtà è. Ora, se l'otto di spade è una carta che vi fa vedere il bicchiere mezzo vuoto, fate un gioco. Quando vi rendete conto che siete su un mood negativo, su un pensiero negativo, o che vi lamentate o che trovate sempre mille scuse per non far qualcosa, fate questo gioco di trovare subito la controparte positiva. Ok? È proprio un allenamento qui che bisogna fare, secondo me. Però vi dico, a livello può essere a livello familiare o a livello di nuovo di società, che c'è qualche cosa che vi fa sentire da un lato impossibilitati a muovervi, dall'altro da soli nell'affrontare tutta questa questione. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, perché qui è come se non arrivasse una proposta, un aiuto. Allora abbiamo il mago, il 5 di bastoni, il 9 di bastoni, la regina di bastoni e il 3 di spade. Ragazzi, è proprio qui anche il 9 di bastoni è una carta di autodifesa. E che qualcuno si sta aspettando un aiuto dall'esterno. O è come se ci fosse qualche influenza esterna che in qualche modo vi crea sofferenza. Allora, potrebbe essere una donna, perché qui abbiamo effettivamente una regina di bastoni. Mi viene da dire che per qualcuno potrebbe essere una madre, anche se con la regina di bastoni non ci sono particolari attinenze. Però ho come la sensazione, o una zia, qualcuno che magari vi ha accudito fino ad adesso, vi ha consigliato fino ad adesso, vi è stato vicino fino ad adesso, è come se adesso mancasse un pochettino quel tipo di sostegno che vi siete aspettati. Oppure la persona non è in questo momento
nelle condizioni e nella posizione di potervi aiutare, quindi magari tira un po' indietro. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 8 di pentacoli. 8 di coppe, imperatore e temperanza. È come se ci fosse una sorta di indecisione sul da farsi, cioè se andare avanti per il vostro futuro, diciamo per la vostra strada, per i vostri progetti, per il vostro lavoro, e quindi allontanarvi da questa situazione, oppure se continuare a restare e cercare di guarire quello che si è già costruito. Però ragazzi, prima bisogna uscire da questo 8 di spade, da questo diavolo, C'è sempre la carta dell'eremita, c'è bisogno di fare quel lavoro di introspezione. Vi ricordo di nuovo che la carta dell'eremita è un numero 9 ed è una carta di iniziazione. Andiamo a vedere questo re di spade, perché qua ho come la sensazione che non sappiate bene da che parte andare. Abbiamo asso di coppe e re di bastoni, infatti è come se mancasse una sorta di piano di fuga o piano di lavoro, potrebbe essere per qualcuno. Se per esempio questo fosse la rottura di un contratto a livello di un'azienda familiare, dove decidete di rompere, se volete, le regole, di rompere le aspettative, mi verrebbe da dire, degli altri. Tenete presente, è come se ci fosse una sorta di energia che sta cercando di farvi cambiare idea. Fate attenzione, perché se vi aspettate l'aiuto di una persona e questa persona non ve lo dà, può essere che sia fatto di proposito per non farvi fare quella roba lì. Questo ve lo dico perché avete il diavolo è sempre un po' manipolativo. E qui con questo re di spade al contrario c'è bisogno di fare dei progetti, c'è bisogno di fare un programma, un percorso, un elenco, una strategia per riuscire, diciamo, ad affrontare questo momento. Voglio andare a vedere il 3 di coppe perché comunque il 3 di coppe è una carta di festeggiamenti e qui abbiamo il giudizio che è una carta di presa di consapevolezza, presa di coscienza. Ragazzi, avete sia l'iniziazione che il giudizio. Io credo che se non è proprio nei primi 15 giorni di luglio, a livello emotivo lo sento più come crescita spirituale, se ve la devo dire tutta, però a livello emotivo ho come la sensazione che qui ci sarà una presa di posizione da parte vostra, come se capirete verso dove dovete andare voi, fondamentalmente. Andiamo a vedere il 3 di coppe, perché qui ho come la sensazione che si parli di risveglio spirituale. Tenete presente che i movimenti fisici creano movimenti energetici e viceversa, i movimenti energetici creano movimenti fisici. Quindi se voi fate qualche cosa in modo attivo per raggiungere un obiettivo, piano piano questo obiettivo si avvicina. Allora abbiamo un 9 di pentacoli e un 2 di spade al contrario. Ragazzi, qui alla fine del periodo uscite dai dubbi, vi devo dire. Il 9 di pentacoli, a parte che è un altro 9, però è una carta di forte indipendenza. Qui ho come la sensazione che qualcuno deciderà di uscire o da una situazione familiare, da una situazione magari, da una relazione di coppia, per qualcuno specificatamente è il divorzio che arriva ed è come se alla fine di questo periodo vi rendeste conto che sì, state bene da soli, che sì, siete abbondanti, che sì, è questione di amor proprio. È come se alla fine della lettura diceste, ma io sto proprio bene così. Se avete più di una persona in mente, ragazzi, vi dirò che potrebbe anche essere che, come vi posso dire, non saprete scegliere e non sarà poi un danno più di tanto, cioè nel senso si può continuare a conoscere varie persone senza necessariamente dover avere l'esclusiva con qualcuno, poi vabbè, nel momento in cui le cose diventano più profonde dovrebbe venire naturale andare verso verso una persona piuttosto che verso l'altra. Però finché si sta approfondendo una conoscenza, secondo me va anche bene, insomma, vedere più persone, no? Cioè,
sto conoscendo, non sto... Chiaramente per me tutto questo è quando non c'è sesso, nel senso, a rapporti di amicizie, ok? Poi a livello energetico, quando entra la fase sessuale, l'intimità sessuale tra due persone, già c'è un altro tipo di interazione energetica, quindi le cose cambiano. Ragazzi, se siete single, vi dirò che qui di personaggi ce ne sono molti, ma io ho come la sensazione che abbiate prima bisogno di focalizzare verso dove volete andare voi, che cosa è giusto per voi. E avendo comunque l'eremita qui e soprattutto il 9 di pentacoli qui, ho come l'idea che sì, sarete, diciamo, circondati da persone anche nuove, ma non presterete più di tanto attenzione a queste persone perché è un po' come se foste impegnati a creare una vostra struttura propria che vi dia forza, che vi dia potere personale. Andiamo a vedere ancora un messaggio come meditazione, amici della bilancia, e poi andiamo a vedere un oracolo. Perché mi è difficile essere libero o libera? I condizionamenti, l'iniziazione all'indipendenza. Vi ricordo che l'eremita è quel personaggio che si lascia indietro tutto, parte solo con, non si vede nessuna delle due comunque, con il suo bastone, normalmente ha un bastone perché sono le esperienze sulle quali lui si appoggia, lascia tutto indietro e parte per questo nuovo viaggio e qui vi viene chiesto perché vi è difficile essere liberi. Ah, e poi qui abbiamo anche la carta del diavolo che parla di condizionamenti e di ego. Andiamo a vedere un oracolo. Wow, bellissima carta, perché è una carta numero 3 ed è un po' come se vi dicesse di trovare una sorta di equilibrio, avete la temperanza anche, sì, tra quello che è la forza, la durezza, mi verrebbe da dire la volontà e la delicatezza, la dolcezza. La piuma rappresenta un po' quello che è, diciamo, la parte dolce, no? La parte dello yin e dello yang, femminile e maschile. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, con un like, con l'iscrizione, con una condivisione. Se poi volete sostenere attivamente il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce per l'abbonamento sono due, con la prima fascia, quella più bassa, si sostiene semplicemente il canale, con la fascia di prezzo più alta si ha accesso ai video di crescita personale e spirituale. Giusto per fare una precisazione, il percorso individuale sulle credenze limitanti che sto proponendo è una parte, è cucito su misura, ma è una parte di tutto quello che andrò a trattare nella sezione dei video per gli abbonati. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!